La WWE ha archiviato WrestleMania 42 e si prepara a mettere in scena il prossimo premium live event, che sarà WWE Backlash, che si svolgerà a Tampa in Florida e andrà in scena sabato 9 maggio. Noi lo potremo seguire in Italia in diretta su Netflix a partire dalla mezzanotte, quindi grande evento anche questo. Ovviamente parliamo di un evento di transizione, quindi non ci aspettiamo clamorosi botti, però nel main event io credo che possa accadere qualcosa di rilevante. Prima di addentrarmi nelle predictions, vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video sulla WWE e non solo, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like a questo video. Partiamo dal main event, che vedrà Roman Reigns difendere il titolo del mondo appena conquistato a WrestleMania dall'assalto di Jacob Fatu. Mi sembra abbastanza scontato che il Tribal Chief resterà campione. Come detto, la cintura l'ha vinta neanche un mese fa a Las Vegas, nel palcoscenico più importante per quanto riguarda il wrestling mondiale, e proprio per questo motivo Roman Reigns resterà assolutamente campione. Sarà un match interessante, ma sarà ancora più interessante capire l'evoluzione che prenderà la storyline della Bloodline, perché ci sono di mezzo anche Jay e Jimmy Uso, che in questo momento sarebbero dalla parte di Roman Reigns, ma a me questa mira essere riscaldata mi pusta un po'. Mi sembra strano che Roman Reigns vada ancora avanti con Jimmy e Jey Uso al suo fianco. Non è detto che lo split arrivi per forza di cosa a Backlash, però io mi aspetto che succeda qualcosa, soprattutto considerando le diverse vedute di Jimmy e Jey Uso, sia su Roman Reigns sia su Jacob Fatu. C'è anche un solo Sikoa di mezzo che ha promesso vendetta. Gli MFT ormai sono stati sgominati, sono stati distrutti perché due sono stati licenziati come Jesse Mateo e Tonga Loa. Restano Talla Tonga e Tama Tonga, ma anche loro credo che possano essere coinvolti in questa storyline. Sono molto curioso, credo che potrebbe comparire solo Sikoa e costare il match a Jacob Fatu, sarebbe la cosa più scontata probabilmente, visto che gli ha promesso di distruggerlo praticamente, per lui è un uomo morto. Ma io terrei d'occhio anche Jimmy e Jey Uso, che potrebbero essere l'ago della bilancia. Io credo che nel breve periodo potrebbero allontanarsi da Roman Reigns, o Roman Reigns potrebbe allontanare Usos. Non ci credo tanto a questa minestra riscaldata di una Bloodline 3.0, neanche 2.0, che poi andrebbe a dominare nuovamente come fatto anni fa. Altro match di grande cartello è quello tra Seth Rollins e Bron Breakker. Qui è un match che in teoria io mi aspettavo per SummerSlam, onestamente, e che poteva anche prevedere il titolo del mondo in palio. Se lo fanno adesso può voler dire una cosa, che Bron Breakker potrebbe andare a SummerSlam per il titolo contro Roman Reigns, oppure che questo sia il primo di una serie di match tra i due. Quindi se dovesse essere soltanto una tappa intermedia e quindi chiudere la rivalità Backlash, a me sembrerebbe davvero strano se dovessero chiuderla davvero a Backlash in un premium live event di transizione, una rivalità così importante, una storyline che ha avuto un'accelerazione per l'infortunio di Seth Rollins e che praticamente poi è stata rallentata dall'infortunio di Bron Breakker, quindi molto tormentata come faida. Se Bron Breakker a SummerSlam hanno deciso di mandarlo per il titolo contro Roman Reigns, credo che allora possa vincere Bron Breakker. Però Seth Rollins ha perso anche a WrestleMania proprio per colpa di Bron Breakker. Io credo che Seth Rollins in questo contesto potrebbe portare a casa la vittoria e allungare la serie in maniera tale poi da effettivamente consacrare Bron Breakker, ma più in là, con un match che effettivamente andrà a vincere, o più un match che andrà a vincere Bron Breakker. Per questo motivo do i miei favori del pronostico leggermente a Seth Rollins, perché credo che non sarà l'ultimo match. Invece una vittoria di Bron Breakker secondo me potrebbe significare effettivamente la pietra tombale sulla rivalità. Poi vedremo se sarà così oppure no, però vado in favore di Seth Rollins. Trick Williams difenderà il titolo degli Stati Uniti dall'assalto di Sami Zayn. Qui avremo un rematch di WrestleMania. Onestamente vale lo stesso discorso fatto per Roman Reigns. Trick Williams ha appena vinto il titolo. Io pensavo che Sami Zayn lo mantenesse proprio diventando heel e magari Trick Williams ricevesse una chance ulteriore successivamente magari per conquistare questo titolo. Il titolo l'ha già conquistato, è già campione degli Stati Uniti. Non penso che una scesa così vertiginosa come quella di Trick Williams possa essere arginata
già adesso da un Sami Zayn che comunque ha dato tanto nella sua carriera, gli manca il titolo del mondo, però per carità ha dato tanto nella WWE, penso più che altro che questo possa essere lo scenario ideale per il definitivo turn heel di Sami Zayn, che io, come ho già detto, mi aspettavo già a WrestleMania. Non c'è stato lì, probabilmente ci sarà Backlash, quindi vittoria di Trick Williams, Sami Zayn dopo la sconfitta impazzisce e attacca Trick Williams distruggendolo al termine del match, e per questo avremo il suo definitivo turn heel. Poi sarò molto curioso di capire quale sarà la direzione che prenderanno con Sami Zayn senza una cintura da heel, mentre Trick Williams proseguirà per la sua strada e credo che quell'attacco lo farà diventare ancora più over con il pubblico e quindi si consacrerà invece come face. Io Sky affronterà Asuka, un match 1 contro 1 molto molto interessante, che però non vede più Kairi Sane come ago della bilancia, dato che è stata licenziata, almeno al momento è stata licenziata. Io lascio sempre la porta aperta dopo quello che è successo con R-Truth, perché tutto può accadere e non escludo che Kairi Sane possa effettivamente tornare a sorpresa a Backlash e magari aiutare una delle due, dare una mano a una delle due, quindi non escludo nulla. Restando soltanto sul match 1 contro 1 tra Io Sky e Asuka, Io Sky quest'anno ha perso tanti colpi, è stata anche fuori da WrestleMania, e proprio per questo motivo credo che il match contro Asuka sarà un banco di prova fondamentale per tornare alla vittoria, e quindi io credo che la vittoria andrà a Io Sky, con buona pace di Asuka, che ripeto il suo meglio l'ha dato in tempi non sospetti. Adesso è il momento di Io Sky e non di Asuka. Qui non credo che la rivalità possa avere ulteriori risvolti, per carità potrebbero esserci anche altri match in futuro, però diversamente da Seth Rollins contro Bron Breakker, che merita una costruzione più dettagliata, qui abbiamo una rivalità che di fatto ci portiamo avanti da tanto tempo, e questo potrebbe essere anche il punto esclamativo finale sulla loro faida. Quindi io credo che alla fine a vincere sarà proprio Io Sky, tornando al successo magari si riproporrà poi per la scena titolata più importante, o quantomeno per un titolo intercontinentale che lei aveva già messo nel mirino prima che Asuka le mettesse i bastoni tra le ruote. Poi avremo Denhausen che farà il suo esordio in un primo live event in coppia con un atleta misterioso che ancora non sappiamo, non so se lo sveleranno nella puntata di Raw che andrà in scena lunedì notte, oppure se lo scopriremo direttamente a Backlash. Però di fatto Denhausen insieme al suo partner andrà ad affrontare The Miz e Kit Wilson, una coppia molto molto improvvisata. Anzi, Kit Wilson fondamentalmente grazie a Denhausen e a The Miz, essendo inserito in questa storia, ne ha evitato di essere licenziato, perché chiaramente se non vieni utilizzato poi sei molto a rischio, e visto l'ondata di licenziamenti che c'è stata recentemente, sicuramente anche lui avrebbe rischiato molto qualora non fosse stato coinvolto nelle storyline, dato che il suo partner Elton Prince è ancora infortunato e non sappiamo neanche quando tornerà. In ogni caso credo che Kit Wilson, che sta facendo un buon lavoro nel suo, insieme a The Miz, che è una certezza in ogni caso, perché The Miz rappresenta una certezza in ogni senso, poi ultimamente è spesso coinvolto in storyline secondarie, però è sempre una certezza, è un pilastro della WWE, probabilmente molto sottovalutato, non tanto per quello che fa a livello di lottato, ma a livello di spettacolo in generale. Quindi proprio per questo motivo sarà interessante seguire le vicende. Poi ovviamente è un match molto di contorno e sono contento che lo facciano a Backlash, onestamente non a Clash in Italy. Non sarei stato proprio felice di vedermi un match di coppia che convergeva Denhausen e Kit Wilson a Clash in Italy. Spero che ci riservino qualcosa di meglio. Detto questo, penso che Denhausen non possa perdere il suo match di debutto in un primo live event, e soprattutto ha più bisogno lui di una vittoria, chiunque sia il suo partner, piuttosto che The Miz e Kit Wilson. Quindi vado con la vittoria di Denhausen con il suo partner misterioso, che vedremo quando deciderà di svelare. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forcinet. Ciao a tutti.